Ciao a tutti e bentornati sul canale di Easy Italian Podcast. Oggi io e Sara abbiamo deciso di registrare un episodio davvero speciale perché parleremo della nostra routine quotidiana, ovvero di tutto quello che facciamo dal momento in cui apriamo gli occhi la mattina fino a quando andiamo a dormire. Crediamo che ascoltare questi dialoghi sia uno dei passaggi più fondamentali per chi vuole imparare l'italiano in modo naturale e migliorare la propria comprensione orale. Prima di tuffarci nel racconto della nostra giornata, però, volevo chiedervi un piccolo favore. Se vi piace quello che facciamo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Mettere un like e lasciare un commento è importantissimo per noi. Aiuta YouTube a capire che i nostri contenuti sono utili e ci permette di crescere e continuare a creare video per voi. Basta un secondo, ma per noi fa una differenza enorme. Esatto, ci teniamo tantissimo a sapere cosa ne pensate, quindi scriveteci pure se siete dei tipi mattinieri o dei ghiri che amano dormire. Allora Alessio, iniziamo da te. Com'è il tuo risveglio tipico? Guarda Sara, io ho un rapporto complicato con la mattina. Di solito la mia sveglia suona alle 6:30. È un momento tragico. Rimango lì, immobile sotto le coperte, e cerco di convincermi che alzarmi sia la scelta giusta, anche se il letto sembra l'unico posto sicuro al mondo. Praticamente faccio quella che in inglese chiamano daily routine del rinvio. Schiaccio il tasto snooze almeno 3 volte prima di mettere un piede fuori dal letto. Oh, ma dai, 3 volte? Io invece sono l'opposto. Appena sento il primo ding, salto su come una molla. Mi sento subito piena di energia. Mi piace sentire il silenzio della casa quando tutti gli altri dormono ancora. Mi alzo, vado in cucina e bevo un bicchiere d'acqua tiepida con il limone. Mi fa sentire rigenerata e pronta per la giornata. Che invidia! Io invece sembro uno zombie di un film horror. Cammino trascinando i piedi fino alla cucina. Il mio primo obiettivo è la moka. Quel rumore del caffè che gorgoglia è l'unica cosa che riesce a darmi un po' di speranza. È una parte essenziale della mia pratica di ascolto mattutina, il suono del caffè. Senza caffeina nel sangue non riesco nemmeno a dire buongiorno al gatto. Povero gatto, immagino la scena. Io invece il caffè lo prendo molto più tardi, verso le 10. La mattina presto preferisco il tè verde o un infuso ai frutti di bosco. Mi piace sedermi vicino alla finestra e guardare fuori mentre il sole sorge. È un momento di pace incredibile che mi aiuta a pianificare la giornata senza stress. Uso questo tempo per pensare alle cose che devo fare, una sorta di mental checklist. Ah, lo vorrei tanto fare anche io, ma la mia mente è troppo annebbiata. Mentre aspetto che il caffè sia pronto, di solito accendo la radio per sentire le ultime notizie. Mi piace restare informato su quello che succede nel mondo. Poi, finalmente, arriva il momento della colazione. Io sono un tipo da colazione dolce, fette biscottate con la marmellata di albicocche e ovviamente la mia tazza di caffè bollente. Solo fette biscottate. Io morirei di fame dopo mezz'ora. La mia colazione è quasi un pranzo. Mangio uno yogurt greco con i cereali integrali, un po' di frutta fresca di stagione e una manciata di noci. Devo avere molta energia perché poi inizio subito a lavorare e non mi fermo fino all'ora di pranzo. Se mangio poco divento nervosa e non riesco a concentrarmi. Ti capisco, la fame brutta è un problema serio. Io però preferisco restare leggero, perché poi devo correre a prepararmi. Dopo colazione vado dritto in bagno per una doccia veloce. L'acqua fredda alla fine della doccia è l'unica cosa che mi sveglia davvero. È un po' un trauma, ma funziona meglio di 3 caffè. Poi mi vesto e qui inizia il dilemma. Passo almeno 10 minuti a fissare l'armadio senza sapere cosa mettermi. Dubbio. Ma come? Non prepari i vestiti la sera prima? Io sono super organizzata sotto questo punto di vista. Metto tutto sulla sedia la domenica sera per tutta la settimana, o quasi. Mi salva tantissimo tempo e mi evita lo stress di dover scegliere quando sono ancora mezza addormentata. Lo so, dovrei essere più organizzato come te,
ma la sera sono troppo stanco per pensare a cosa indosserò il giorno dopo. Spesso finisco per mettere le prime cose che trovo, jeans e una maglietta scura, così non sbaglio mai. Una volta uscito di casa, però, mi sento meglio. Mi piace camminare fino alla fermata dell'autobus e guardare la gente che corre al lavoro. Mi fa sentire parte di un ingranaggio più grande. È vero, c'è qualcosa di poetico nel movimento della città al mattino. Io invece, lavorando spesso da casa, salto quel passaggio del pendolare. Da una parte è una fortuna, ma dall'altra mi manca un po' di contatto con l'esterno. Per questo, dopo colazione, cerco sempre di uscire almeno 10 minuti sul balcone o di fare una brevissima passeggiata intorno all'isolotto prima di accendere il computer. Mi serve a dare il via ufficiale alla mia giornata lavorativa, altrimenti rischio di restare in pigiama fino a mezzogiorno. Sai, Sara, ti invidio un po' per quella passeggiata mattutina. Io invece quando salgo sull'autobus mi infilo subito le cuffie. È il mio momento preferito per fare un po' di language learning o ascoltare i miei podcast preferiti. Credo che sfruttare i tempi morti, come il tragitto verso il lavoro, sia un trucco incredibile per chi vuole imparare l'italiano o qualsiasi altra lingua. Si chiama immersione linguistica ed è utilissimo. Mentre guardo fuori dal finestrino, cerco di ripassare mentalmente i vocaboli che ho imparato il giorno prima. A proposito di imparare, ragazzi, se state trovando utili questi esempi di vita quotidiana, fatecelo sapere con un bel like. Ci aiuta a capire se questa direzione vi piace. Oh, assolutamente. È proprio così che si migliora il proprio vocabulary. Io invece, appena accendo il computer verso le 9, la prima cosa che faccio è controllare l'agenda. Sono una fanatica delle liste, scrivo tutto, rispondere alle email, scrivere l'articolo, chiamare il cliente. Se non lo vedo scritto nero su bianco, la mia testa inizia a vagare. Però devo ammettere che lavorare da casa ha i suoi pericoli. Il frigorifero è troppo vicino e ogni tanto mi chiama. Immagino. Il richiamo dello spuntino è irresistibile. Io invece arrivo in ufficio verso le 8:30. La prima cosa che faccio è salutare i colleghi. Mi piace quel piccolo rituale del «Cosa hai fatto ieri sera?» o «Hai visto la partita?» Mi serve a entrare nel ritmo giusto. Poi mi siedo alla scrivania, accendo il computer e inizio a smaltire le email urgenti. Di solito la mattina è il momento in cui sono più produttivo, quindi cerco di fare i compiti più difficili subito. Tu invece come gestisci i momenti di stanchezza durante la mattinata? Verso le 11 ho quasi sempre un calo di energia. È matematico. In quel momento mi fermo, mi alzo dalla sedia e faccio un po' di stretching. È incredibile come muovere un po' il corpo aiuti a riattivare il cervello. A volte metto anche un po' di musica italiana in sottofondo per darmi la carica. Ah, ragazzi, colgo l'occasione per dirvi che se volete altri consigli su come inserire l'italiano nella vostra routine, iscrivervi al canale è il modo migliore per non perdere i prossimi video. Vogliamo davvero creare una community di persone che si aiutano a vicenda. Bellissima idea, Sara. La community è tutto. Io invece verso le 11 inizio già a pensare al pranzo. Qui in ufficio abbiamo una piccola area relax dove possiamo scaldare il cibo o andare a prendere un altro caffè. Cerco di non esagerare con la caffeina, ma a metà mattina un secondo espresso ci sta tutto. Mi serve per arrivare indenne fino all'ora di pranzo, che per me è solitamente verso l'1. Tu a che ora mangi? Segui gli orari classici italiani o fai come ti pare? Oh, io sono molto flessibile. Se il lavoro mi prende molto, rischio di mangiare alle 2 passate. Però cerco di impormi delle regole, altrimenti la mia giornata diventa un caos totale. Di solito cucino qualcosa di veloce ma sano, come una pasta integrale con le verdure o una bella insalata mista. Mi piace prendermi almeno mezz'ora per mangiare senza guardare lo schermo del computer o del cellulare. È il mio modo per staccare la spina e ricaricare le batterie per il pomeriggio. Che brava che sei. Io spesso finisco per mangiare un panino al volo mentre controllo le ultime notifiche sul telefono. So che non è salutare, ma a volte il lavoro chiama e bisogna rispondere. Però ho notato che se non faccio una vera pausa pranzo, il pomeriggio divento lentissimo.
Praticamente il mio cervello va in modalità risparmio energetico. Succede a tutti, Alessio, fa parte del gioco. Il segreto è conoscere i propri ritmi e assecondarli. Ad esempio, io so che dopo pranzo ho bisogno di altri 10 minuti di relax totale prima di riprendere il lavoro. Magari leggo qualche pagina di un libro o ascolto una canzone che mi piace. È un piccolo lusso che mi concedo, visto che non devo timbrare il cartellino. Ma dimmi, dopo pranzo, torni subito operativo o hai un momento di abbiocco, come dicono a Roma? Oh, l'abbiocco post pranzo è un classico intramontabile. Sì, assolutamente. Verso le 2:30, quando torno alla scrivania, sento le palpebre pesanti come piombo. Per combatterlo, di solito cerco di fare le attività più meccaniche, quelle che non richiedono troppa creatività, come archiviare documenti o sistemare la cartella dei download. È una parte della mia daily routine lavorativa un po' noiosa ma necessaria. Sapete, ragazzi, anche questo è un ottimo esercizio per chi vuole imparare l'italiano. Provare a descrivere le proprie sensazioni fisiche, come la stanchezza o la fame. A proposito, se trovate utili questi termini, non dimenticate di iscrivervi al canale. Far crescere questa community è il nostro obiettivo principale e ogni nuovo iscritto ci dà una carica pazzesca per continuare a produrre contenuti di qualità per la vostra pratica di ascolto. Verissimo, vedere il numero degli iscritti che sale è meglio di un caffè doppio. Io invece nel primo pomeriggio, verso le 3, entro nella mia bolla di massima concentrazione. Spengo tutte le notifiche, metto il telefono in un'altra stanza e scrivo. È il momento in cui produco di più. Però, verso le 5, sento il bisogno di staccare completamente. Di solito faccio quella che noi chiamiamo merenda, un frutto, qualche mandorla o, se proprio ho bisogno di coccole, un quadratino di cioccolato fondente. Mi serve a dare il colpo di coda finale prima di chiudere tutto. La merenda è sacra. Io invece verso le 5:30 inizio a contare i minuti che mancano alla fine della giornata in ufficio. Appena scoccano le 6, spengo il monitor, saluto tutti con un buona serata e scappo via. Il viaggio di ritorno è un po' diverso da quello della mattina. C'è molta più confusione, la gente è stanca e ha fretta di tornare a casa. Spesso ne approfitto per ascoltare un po' di musica italiana contemporanea. Mi aiuta a rilassarmi e allo stesso tempo a restare immerso nei suoni della lingua. È un modo fantastico per migliorare la comprensione orale senza quasi accorgersene. Hai ragione, la musica è una medicina per l'anima. Io invece, dopo aver spento il computer, sento il bisogno fisico di muovermi. Visto che sto seduta tutto il giorno, cerco di andare in palestra almeno 3 volte a settimana. Non è sempre facile trovare la motivazione, soprattutto in inverno, quando fuori è già buio, ma una volta che sono lì e inizio a correre o a fare pesi, mi sento rinascere. Scarico tutto lo stress accumulato e mi sento molto più lucida per la serata. Ti ammiro molto per la tua costanza, Sara. Di solito sulla via del ritorno mi fermo al supermercato. Fare la spesa è un'altra di quelle attività quotidiane dove si possono imparare tantissimi vocaboli nuovi, i nomi della frutta, della verdura, dei vari tagli di carne. Mi piace girare tra le corsie con calma, anche se c'è sempre un sacco di gente. Guardo cosa comprano gli altri e cerco di prendere ispirazione per la cena. Spesso finisco per comprare sempre le stesse cose, ma ogni tanto provo a sperimentare un ingrediente nuovo. Ti immagino a spiare i carrelli degli altri. Io invece faccio la spesa online una volta a settimana per risparmiare tempo, ma ammetto che mi manca un po' il contatto con i prodotti freschi del mercato. Quando torno dalla palestra, verso le 7:30, faccio una doccia calda lunghissima. È il mio rituale per segnare il confine tra il dovere e il piacere. In quel momento non penso più al lavoro, ma solo a cosa preparare di buono. Mi piace cucinare mentre ascolto un podcast o un audiolibro. È un altro momento di immersione linguistica che consiglio a tutti i nostri ascoltatori che vogliono imparare l'italiano divertendosi. Ah, la doccia calda dopo il lavoro è un vero paradiso. Io arrivo a casa verso le 7:15. La prima cosa che faccio è togliermi le scarpe e mettermi le ciabatte. È una sensazione di libertà incredibile.
Poi mi dedico a qualche piccola faccenda domestica, svuoto la lavastoviglie, do da mangiare al gatto, che ovviamente mi aspetta davanti alla ciotola con uno sguardo di rimprovero perché sono in ritardo di 2 minuti. Sono piccole cose, ma mi aiutano a riprendere possesso del mio spazio personale dopo una giornata passata tra scrivanie e autobus. Capisco perfettamente. Il gatto è il vero capo di casa. Una volta sistemate le cose urgenti, inizio a dedicarmi alla cena. Per me cucinare è una forma di meditazione. Mi piace tagliare le verdure con cura, sentire i profumi che si sprigionano dalla pentola. Ah, è fantastico. Di solito cerco di preparare qualcosa di leggero ma saporito. Stasera, per esempio, pensavo a un bel risotto ai funghi. Ci vuole un po' di pazienza per girarlo continuamente, ma il risultato finale ripaga ogni sforzo. Risotto ai funghi? Oh, Sara, mi hai fatto venire una fame incredibile solo a pensarci. Io invece stasera vado sul classico, una bella caprese con pomodoro, mozzarella e tanto basilico fresco. Mentre mangio, mi piace guardare un po' di televisione o magari qualche video su YouTube. È il momento in cui stacco completamente il cervello dalle preoccupazioni del lavoro. Sapete ragazzi, guardare video in lingua originale con i sottotitoli è un trucco formidabile per migliorare la comprensione orale e arricchire il proprio bagaglio di vocaboli. Se siete arrivati fino a questo punto del video, significa che siete davvero motivati a imparare l'italiano e questo ci rende felicissimi. Per non perdere i prossimi episodi e continuare questo percorso con noi, assicuratevi di esservi iscritti al canale. È un piccolo gesto che per noi conta tantissimo per scalare la classifica di YouTube e raggiungere altri studenti come voi. Assolutamente. E non dimenticate di scriverci nei commenti qual è il vostro piatto preferito per cena. Siamo curiosissimi. Dopo cena io ho un altro piccolo rituale. Mi piace sorseggiare una tisana calda, magari alla camomilla o alla valeriana, mentre leggo qualche pagina di un libro. Mm, cerco di stare lontana dagli schermi almeno mezz'ora prima di andare a dormire. Ho notato che se guardo troppo il telefono, poi faccio fatica a prendere sonno. È una parte della mia daily routine serale a cui tengo molto, perché mi aiuta a svuotare la mente da tutti i pensieri della giornata. Ah, come ti capisco. Io purtroppo ho ancora il brutto vizio di scorrere i social network mentre sono già a letto. Però sto cercando di cambiare. Ultimamente preferisco ascoltare un po' di musica rilassante o un audiolibro. Mi aiuta a scivolare nel sonno in modo più naturale. Ma prima di chiudere gli occhi c'è l'ultimo compito fondamentale: impostare la sveglia per il giorno dopo. Ogni volta che premo conferma sulle 6:30 sento un piccolo tuffo al cuore, ma so che domani sarà un'altra opportunità per fare qualcosa di buono. Ah, quel momento della sveglia è sempre un po' traumatico per tutti. Io però cerco di vederla in modo positivo. Prima di spegnere la luce, ripenso a 3 cose belle che mi sono successe durante la giornata. Può essere anche una cosa piccola, come un buon caffè o un sorriso di uno sconosciuto per strada. Mi aiuta ad addormentarmi con un senso di gratitudine. Credo che mantenere un atteggiamento positivo sia fondamentale non solo nella vita, ma anche quando si affronta la sfida di studiare una nuova lingua, come l'italiano. Non bisogna abbattersi se all'inizio non si capisce tutto. L'importante è la costanza. Ah, parole sagge, Sara. La costanza premia sempre. Una volta spenta la luce, mi godo finalmente il silenzio totale. Sento i muscoli che si rilassano e il respiro che diventa più lento. È la fine di un ciclo e l'inizio del riposo. Spero davvero che questo racconto della nostra giornata sia stato utile a tutti voi per imparare nuovi vocaboli e per abituare l'orecchio ai suoni della nostra bellissima lingua. Grazie di cuore per essere stati con noi e per il supporto che ci date costantemente con i vostri like e le vostre iscrizioni. Grazie davvero a tutti. È stato un piacere condividere questi momenti con voi e con Alessio. Spero che vi sentiate un po' più vicini alla cultura italiana dopo aver ascoltato le nostre piccole abitudini. Ora non ci resta che augurarvi una splendida giornata o una buona notte, a seconda di dove vi troviate nel mondo. Un abbraccio grande a tutti e a presto!